Adesso parliamo di peposo. Peposo in Toscana ce ne sono diversi tipi. Io vi vado a fare quello originale, che è quello che mi si confà di più perché non c'è niente dentro, è il piatto più semplice del mondo. Praticamente si sbatte della carne di taglio anteriore, adatta alle lunghe cotture, in una pentola e la si sommerge di vino e la si mette a cuocere insieme al pepe, che all'epoca era una spezia comunque diventata di largo utilizzo. Durante la costruzione della cupola del Brunelleschi, i fornacini che erano venuti a Firenze non tanto per costruire la cupola in sé, ma proprio per fare i mattoni, che poi sarebbero serviti per quell'incredibile costruzione, e durante la cottura del mattone mettevano questa carne con questo vino e il pepe nel forno e poi dopo ore pronto il mattone, pronta la pappa. Ecco, questo la rende chiaramente la ricetta di peposo più semplice che si possa immaginare e chiaramente fa da base a tutta una serie di altri peposi che in Toscana si sono declinati, poi col pomodoro, l'aglio e altre cose. Sentirete parlare di peposo dell'impruneta, di peposo alla toscana, di peposo, sono tutti peposi, nel senso che il pepe dà il loro carattere insieme al vino. Questo è l'originale e secondo me è anche il migliore. Tutto sta nel giocare sulla carne, deve essere una carne grassa, ricca di collagene, che faccia il proprio olio. L'altro aspetto è che, dato che non si devono aggiungere grassi, non c'è quell'operazione che è nei brasati di crosticina, si mette tutto insieme e si fa andare a bollore e poi si fa cuocere a fuoco lento per 3 ore. Andiamo a vedere. Allora, muscolo da anteriore, pepe in grani macinatino, non mai male, purneia, mio sangiovese, lo cuociamo con questo. Ecco qua. Adesso una ripulitina alla ciccia, senza esagerare, perché il grassino porta sapore, ma questo è bello duro, è roba che ha lavorato, è una chianina biologica, è bello, vedete, c'è anche il marchio, c'è scritto chianina, ecco. Allora, tipicamente il peposo alla fornacina si potrebbe fare a pezzo, però per gestirlo meglio e per servirlo con più agio mi conviene partire subito, e anche per pulirlo meglio, mi conviene partire subito con la ciccia a bocconcini, quindi la carne è meraviglia, altro dei discorsi. Eccola, badate come rosa, pare selvaggina. Questa è carne vera, nobili discorsi. Allora, il pepe l'ho macinato, il vino l'ho aperto, ci si mette anche un po' di sale e via. Carne nella pentola. Uso una pentola di ghisa. Normalmente sarebbe andata nel forno a Firenze, mentre Brunelleschi pensava i suoi pensieri pericolosi di cupole e cose simili. Adesso invece la mettiamo sul fuoco, quindi la ghisa ci aiuta a simulare un po' il forno. Pepe macinato, sale, abbondante pepe in grani e vino come non ci fosse un domani a coprire il piatto. Ecco
Ecco fatto, questo è quanto e buon appetito allo sciuciulivo.